Ciao a tutti e benvenuti in questo primo podcast del canale YouTube. La Porta dell'Ignoto sarà letteralmente il podcast di confine, un podcast che spazia da tematiche scientifiche, universo, astronomia, ufologia, archeologia misteriosa e quant'altro. Chiunque abbia un tema da consigliare può farlo alla mail omegaclick6@gmail.com. YouTube ha finalmente implementato questa funzione e quindi, recandoti sul canale, entrando nel canale e scorrendo la barra in alto dove trovi Home, Video, Shorts, Playlist, Community, Negozio e quant'altro, d'ora in poi troverai anche la voce Podcast. Cliccandoci avrai accesso ad una sorta di playlist all'interno della quale saranno ottimizzati tutti i contenuti relativi ai podcast che pubblico sul canale. Ovviamente verranno inseriti anche nella playlist intitolata Ultime uscite e quindi gli ultimi podcast pubblicati non abbiate paura che li vedrete come prima ricerca appena cliccate sul canale. Ebbene, oggi signori, come avrete capito dal titolo, parliamo di megastrutture aliene che, attenzione, per quanto possa sembrare un argomento strettamente correlato alla fantascienza e alle serie sci-fi, è invece una tematica molto reale che svariati fisici, astronomi, scienziati e pensatori hanno esplorato. Per l'appunto, il famosissimo fisico Freeman Dyson nel 1960 come soluzione ad una civiltà aliena in crescita, magari che è riuscita a colonizzare più di un pianeta nel suo sistema solare che quindi necessita di una produzione di energia smodata sufficientemente grande per sostenere la sua esistenza, è arrivato a concettualizzare l'ipotesi più ovvia, ok? Ossia, una sfera di Dyson. Ne avrete sentito parlare, no? Partiamo da qui per arrivare alla Luna. Praticamente, secondo Freeman Dyson e poi secondo molti altri fisici e astronomi che tuttora stanno cercando sfere di Dyson in giro per l'universo, è possibile e alquanto logico, direi, che una civiltà sufficientemente avanzata tecnologicamente, che necessita di moltissima energia per sopravvivere, costruisca sciami di raccolta di energia stellare basati sullo spazio attorno alla loro stella ospite o, insomma, ad altre stelle vicine al fine di sfruttare la sua energia. Mi spiego meglio. Un pianeta riceve solo una piccola frazione dell'energia solare prodotta dalla sua stella, ok? Ad esempio, la Terra riceve solo circa 1/1000 della produzione totale di energia del Sole. Figurati cosa se riuscissimo ad accrescere questa percentuale. Se dovessimo creare una struttura spaziale, e quindi magari tantissime mini sonde che interagiscono le une con le altre, costruendo di fatti una mega struttura, potremmo soddisfare i nostri bisogni energetici per spingere poi la società umana al livello successivo per l'eternità. Chiaro? Una mega struttura del genere permetterebbe di raccogliere talmente tanta energia, signori, capace di far avanzare una qualsiasi specie nel cosmo e di sostenerla per l'eternità. Ora, direte, va bene, ma sono solo speculazioni per le quali nessuno si sognerebbe mai di avviare programmi di ricerca. Vero? Ebbene no. Usando i dati ottici del Gaia Observatory, un telescopio spaziale lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea nel 2013, che fornisce la visione più completa dell'intero cielo nel medio infrarosso, i ricercatori dietro il nuovo studio della Penn State University in collaborazione con alcuni ricercatori della Cornell University hanno analizzato 260.000 stelle nella Via Lattea e le analisi per determinare che cosa hanno osservato sono in corso dal 2013. Dopo aver messo insieme la luminosità di queste stelle, il team ha quindi creato modelli di sfere di Dyson che mostravano la loro temperatura potenziale insieme ai dati relativi a quanta parte della stella avrebbe ricoperto potenzialmente la megastruttura, percentuale che poteva andare dal 10 al 90% della superficie della stella. Hanno poi confrontato con le misurazioni della temperatura e della luminosità delle stelle con i modelli, e da questo hanno capito che potranno determinare il numero di stelle campione che sarebbero compatibili con le misurazioni dei modelli per selezionare dei buoni candidati. Dopo anni di ricerca, con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale, il team ha scoperto che più aumenta la superficie della stella coperta da una mega struttura e meno è probabile trovarne.
Mi spiego meglio anche qui. Delle 260.000 stelle, il team ha scoperto che meno di una stella su 1000 è compatibile con una sfera di Dyson che ricopre il 10% della stella. Per quanto riguarda una megastruttura che copre il 50% della stella, il numero è inferiore a una stella ogni 10.000, e per quanto riguarda invece una megastruttura che ricopre il 90% della sua stella, i dati statistici hanno fatto venire fuori un numero di una stella su 100.000. Ho la pubblicazione della Cornell University aperta davanti in questo momento, dati che ovviamente vi condivido a fine discorso sul canale Telegram. E vi direte: dai, sono numeri troppo bassi per renderne possibile non solo l'osservazione ma anche l'identificazione. E io vi dico sì, ma occhio signori, perché lo studio è stato condotto solo su 260.000 stelle. Sapete quante stelle si stima che ci siano solo nella nostra galassia? Signori, occhio, solo nella Via Lattea. Si stima che ci siano dai 100 ai 400 miliardi di stelle. Chiaro? Non so se avete bene in mente la differenza fra 1 milione e 1 miliardo, comunque vi aiuto io, ok? 1 milione di minuti equivalgono a 1 anno e 11 mesi, mentre 1 miliardo di minuti equivalgono a 1903 anni, ok? Ecco, si stima che nella sola Via Lattea ci siano dai 100 ai 400 miliardi di stelle, quindi, essendo ragionevoli, mettiamo caso che, dai, ci siano 200 miliardi di stelle, ok? Ecco fatto che le possibilità relative a delle megastrutture diventano talmente probabili statisticamente che, dai, non voglio dire certe perché non ne abbiamo attualmente la certezza, ma comunque la matematica parla chiaro, ok? Ecco. Dopo aver ristretto il numero potenziale di stelle che potrebbero ospitare delle sfere di Dyson, il team dietro lo studio adesso vuole restringere ulteriormente il campo a queste stelle per condurre una ricerca delle megastrutture aliene nella Via Lattea. Per comprendere appieno cosa sta accadendo in ciascuna di queste stelle, il gruppo dovrebbe analizzare i loro spettri completi, perché non basta solo l'analisi primitiva, ma solo uno sguardo più attento ed effettivo alle loro distribuzioni di energia spettrale può aiutare a escludere molti tipi di oggetti polverosi naturali, che inizialmente potrebbero vagamente assomigliare molto alle sfere di Dyson. La ricerca è molto difficile, ma è in corso su più fronti. Gli scienziati del pianeta Terra stanno letteralmente cercando megastrutture aliene nella nostra galassia e prodigi della tecnologia capaci di scrutare nell'infrarosso come mai nessuno fino ad oggi, come il James Webb Space Telescope, ci aiuteranno moltissimo nella ricerca astronomica da qui a 100 anni. Una parte dell'abstract della pubblicazione recita come segue. Le sfere di Dyson sono ipotetiche megastrutture costruite da civiltà extraterrestri avanzate per raccogliere l'energia delle stelle. Qui combiniamo i dati ottici di Gaia DR2 con i dati nel medio infrarosso di Highways per stabilire i limiti superiori più elevati rilevati fino ad oggi sulla prevalenza delle sfere di Dyson parziali all'interno della Via Lattea, in base alle loro firme di calore di scarto previste. E per quanto mi riguarda, signori, trovo molto affascinante che alcune fra le università più in vista del pianeta si stiano adoperando, stiano investendo soldi e risorse per la ricerca in questo campo. Ma se megastrutture aliene fossero più vicine del previsto, entriamo letteralmente in ambito trash speculativo, ma mi sembra interessante parlarne, anche perché, insomma, mi è stato esplicitamente chiesto. Allora, gira un video su TikTok, signori, di un autore dal nome Billy Carson, in cui spiega che, insomma, con il radar a penetrazione profonda di Arecibo sono stati rilevati dei supporti metallici sottoterra che farebbero pensare che la Luna, in effetti, sia una mega struttura artificiale. Parla anche del fatto che siccome la Luna è in modalità geostazionaria bloccata con la Terra e siccome la maggior parte dei crateri hanno la stessa profondità, o quasi, e allora sarebbero punti di discussione che avvalorano la tesi. Signori, no, ok? Assolutamente no. Anche Linda Milton Howe, la ricercatrice ufologica, speculando in merito a presunte rivelazioni che gli sono state concesse dalla CIA, ha sottolineato che la Luna sia una megastruttura. Allora, intanto non esistono dati che avvalorano queste tesi, cioè queste dichiarazioni non vengono avvalorate da prove, anzi
tutto quello che abbiamo di concreto e misurabile fra le mani scarta questa ipotesi, ma inoltre non esiste letteralmente materiale da consultare, chiaro? Che non siano stupidi video su TikTok, questo mi sembra chiaro. Non esiste materiale da consultare che non siano stupidi video su TikTok, magari presi anche fuori contesto, no? E se la Luna fosse una mega struttura artificiale dovrebbero esserlo anche tutte le altre lune del Sistema Solare, perché abbiamo osservato in modo empirico somiglianze fra la nostra e le altre, e che tutte le lune del Sistema Solare, insomma, siano strutture artificiali, mi sembra un po' assurdo, non trovate? Parliamo letteralmente di informazioni trash che vengono propinate come reali da tutte le persone che purtroppo non sanno che esistono invece molteplici dati pubblici in merito a rilevamenti sismici condotti sulla Luna che ne hanno identificato e misurato la densità del nucleo, le dimensioni del nucleo che sono di circa 660 km. Ci sono dati certi e confutabili tramite i quali è possibile apprendere che sopra il nucleo della Luna si trova il mantello e la crosta le cui differenti composizioni raccontano una storia in cui la Luna era in gran parte o addirittura completamente composta da una grandissima quantità di magma nei primi millenni della sua storia. Abbiamo mappato la timeline della sua vita, abbiamo raccolto reperti che sono giunti grazie a fenomeni celesti qui sulla Terra. Voglio dire, mi sembra doveroso sottolinearlo per farvi dormire tranquilli, e quindi no, la Luna non è una megastruttura aliena. Uno degli enigmi astronomici più bizzarri degli ultimi anni, invece, parlando di cose in merito alle quali vale la pena spendere due parole, uno degli enigmi astronomici più bizzarri, signori, è relativo alla stella KIC 846-2852, soprannominata Stella Tabby, che continua ad alimentare le teorie più variegate per quanto riguarda megastrutture aliene. Parliamo di cose più serie, ok? Questa stella desta sospetti per il semplice fatto che attualmente non siamo in grado di spiegare scientificamente le variazioni di luminosità più uniche che rare registrate ormai da diversi anni dal telescopio spaziale Kepler, e molti scienziati anche in questo caso hanno ipotizzato una sorta di sfera di Dyson mobile, composta probabilmente da sonde mobili che magari roteando o comunque muovendosi intorno a questa stella producono variazioni di luminosità inspiegabili. La stella Tabby, signori, si trova nella costellazione del Cigno a circa 1470 anni luce dalla Terra, e le sue incredibili variazioni di luminosità sono state individuate casualmente nell'ambito della ricerca di corpi celesti grazie al metodo chiamato del transito. Che cos'è il metodo del transito? È lo stesso modus operandi con cui vengono identificati gli esopianeti, che identificano le variazioni di luminosità ricorrenti percepite osservando una stella. Questo approccio si pone l'obiettivo di osservare e misurare le variazioni di luminosità di una stella, spesso causate dall'ombra del passaggio di un pianeta in orbita attorno ad essa. Si tratta di un sistema adeguato per individuare i corpi celesti presenti sulla linea di vista, ma inadeguato, ahimè, per tutti quelli con un'inclinazione orbitale diversa, e dunque è noto che ciò che riusciamo a individuare è probabilmente solo una minima parte di ciò che ci sarebbe realmente da scoprire nella ricerca in merito agli esopianeti, ma nonostante ciò, dalla misurazione di questi cali di luce siamo in grado, cari signori, di estrapolare davvero un numero incredibile di informazioni, sia dimensionali sia geologiche, nonché dettagli piuttosto precisi relativi al periodo orbitale quando le osservazioni sono ripetute nel tempo. E che cosa hanno scoperto gli scienziati osservando il metodo del transito della stella di Tabby? Hanno scoperto una stella che ha mostrato sin dalle prime osservazioni, avvenute nel 2015, un comportamento davvero insolito, evidenziando cali di luminosità transitori a dir poco inspiegabili. Tale sfarfallio luminoso ha da sempre evidenziato un'irregolarità tale da confondere la comunità scientifica internazionale, sia per intensità che per la cadenza delle variazioni luminose. Pensate che il pianeta più grande del nostro sistema solare, Giove, matematica alla mano, signori, sarebbe in grado di oscurare la stella Tabby neanche dell'1%. Mi seguite?
E sapete a quanto ammontano le percentuali relative all'oscuramento della stella che hanno fatto balzare dalla sedia gli scienziati? Arrivano al 22%. Servirebbe qualcosa grande come 30 volte Giove per produrre una variazione luminosa su quella stella lontana 1500 anni luce. Ora, capite che parliamo di cose alquanto assurde, no? Sono quindi emerse svariate spiegazioni alternative da parte di scienziati e astronomi, ma per forza di cose, che tuttavia non hanno trovato una quadra comune e stanno tuttora discutendo in merito a questa faccenda. Tra le teorie più apprezzate e quotate dalla comunità scientifica c'è quella secondo cui a causare l'abbassamento di luminosità sarebbe un'immensa nuvola di polvere e frammenti. Vista la grande intensità di questo sfarfallio, si pensa che la causa sia da ricercare nei resti di un pianeta distrutto o che sia stato posizionato in una precisa zona orbitale. Se così fosse, i frammenti di questo corpo celeste sarebbero periodicamente, forse, ma è dura, in grado di bloccare la luce di Tabby dal nostro punto di vista. Ma anche in questo caso, spiegano gli scienziati, non tutti concordano, e anzi, quasi tutti sono concordi nel dire che la concentrazione di polvere e frammenti che dovrebbe arrivare ad un tale oscuramento dovrebbe superare oltre ogni più rosea previsione dimensioni che superano 30 volte quelle di Giove. Cioè, io non so se avete a mente le grandezze cosmiche, ok? Nonché dovrebbe essere abbastanza densa da impedire che la luce della stella li attraversi neanche parzialmente. È dura da spiegare con l'ipotesi del pulviscolo, chiaro? Ci sono state molte controversie infatti negli ultimi anni in merito all'ipotesi di una megastruttura extraterrestre che molti astronomi reputano alquanto possibile. Nel 2018, ahimè, cominciarono a saltare fuori articoli parafulmine per chi di dovere che affermavano che insomma il mistero era stato risolto, che in effetti si trattava di una nuvola di polvere spaziale composta da particelle di meno di 1 micrometro di diametro ciascuna. Addirittura, dopo la paura relativa a queste osservazioni, venne ordinato dalla comunità scientifica internazionale ad un team di 200 scienziati di pubblicare un articolo sul The Astrophysical Journal in cui si elaborava l'ipotesi. E dalla stella Tabby agli ultimi eventi relativi ad Oumuamua ci siamo tutti quanti resi conto che appena si osserva qualcosa che non deve essere osservato, appena soprattutto trapela qualcosa che non deve trapelare, chi di dovere si adopera per muovere la comunità scientifica in modo che determinate teorie di frontiera vengano subito scartate e derise. Guarda per esempio gli articoli falsi relativi ad Oumuamua che sono emersi nell'ultimo mese, no? Che insieme al professor Avi Loeb di Harvard mi sono impegnato a smentire, facendo notare a tutta Italia che l'articolo di Nature, dal quale poi sono stati tratti tutti gli altri articoletti fuorvianti, aveva letteralmente calcolato male la superficie di Oumuamua, portando a sovrastime che rendono impossibile l'ipotesi cometaria, perché, matematica alla mano, tutto ciò che sarebbe dovuto degassare per permettere alla cometa, presunta cometa, di giungere fino a noi, grazie ai raggi cosmici, sarebbe degassato molto prima di arrivare nel sistema solare. E non è che lo dico io, Io riporto e basta le informazioni. Esistono 7 pubblicazioni scientifiche di Harvard che dimostrano questo, ok? Cioè, non so se è chiaro, ho proprio portato tutte e 7 le pubblicazioni scientifiche di Avi Loeb e di svariati altri scienziati di Harvard che presentavano gli studi. Ecco, appena c'è qualcuno che porta tesi di frontiera, appena qualcuno la fa fuori dal vaso e cerca di portare avanti ricerche pionieristiche indipendenti anche ad altissimi livelli, Guarda il professor Avi Loeb, direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, saltano fuori questi studi contraddittori firmati da centinaia di scienziati collusi che gli danno contro. Fatti 2 domande e datti delle risposte. Alla fine, dato il numero approssimativo di 200 miliardi di stelle nella sola Via Lattea, dato il fatto che bisogna almeno, e dico almeno, quadruplicare questo numero per parlare di pianeti, perché intorno ad ogni stella ci orbitano mediamente dai 2 ai 9, 10 pianeti, e visto che una determinata percentuale, che non è mai inferiore alle centinaia di miliardi, si riferisce a pianeti abitabili,
E visto che una percentuale di questi pianeti abitabili, che non è mai inferiore alle decine di miliardi, si riferisce a pianeti abitabili e nati milioni di anni prima della Terra, e visto che interi gruppi di ricerca all'interno di università all'avanguardia come la Penn State e la Cornell stanno esplorando queste possibilità, è davvero così impossibile pensare a megastrutture aliene? E questo è forse correlato ai viaggi interstellari? Attenzione, stanne certo che se una civiltà è in grado di mettere insieme una sfera di Dyson è anche capace di viaggiare nel cosmo. Ma non solo viaggi interstellari convenzionali, che attraversano tutta la strada da un punto A ad un punto B nell'universo mettendoci magari decine di migliaia di anni. No, ma se fossero in grado di sviluppare propulsioni non convenzionali, gli servirebbe tanta energia. Sì, ma se hanno la sfera di Dyson, hanno anche quell'energia. Se sfruttando appieno l'energia della propria stella una qualche civiltà là fuori fosse in grado di sfruttare l'antimateria per aprire dei passaggi spazio-temporali come teorizzato da Einstein per quanto riguarda il ponte di Einstein-Rosen, che è fisica, Lo so che in molti sono ignoranti, non lo sanno e quindi pensano che è fantascienza. No, questa è fisica. Per farvi capire quanta energia riesce a liberare l'antimateria, voglio farvi un esempio, grossolano, ma voglio farvi un esempio. Se tu versassi un solo bicchiere di antiacqua nel mare, e quindi un bicchiere normale pieno di antiidrogeno e antiossigeno che forma antiacqua, se tu versassi anche solo un bicchiere di antiacqua nell'oceano, signori, succederebbe un disastro, ok? Un disastro di proporzioni impensabili. Forse l'estinzione. La materia a contatto con l'antimateria si annichilisce e si trasforma tutta in energia, secondo E uguale mc2, ok? E facendo le proporzioni con la quantità di antimateria che riversi nel mare sapresti quanta massa annichilirebbe, chiaro? Questa massa che verrebbe annichilita sprigionerebbe un'energia gigantesca. Ad occhio e croce, riversando 100 grammi di acqua, riversando 100 grammi di antiacqua nell'oceano, si sprigionerebbe un'energia 200 volte superiore alla bomba di Hiroshima. Al CERN sono riusciti a creare pochi antiprotoni, figurati cosa è in grado di fare con l'antimateria una civiltà capace di creare una sfera di Dyson. E se la sfera di Dyson permette l'antimateria grazie all'immensa energia che dona alla civiltà che sfrutta, io penso che l'antimateria permetta i viaggi interstellari in maniere che non ci possiamo neanche sognare la notte. Cioè ti fai un sogno, dici cavolo che sogno, com'era fantascientifico. Ecco, dal mio punto di vista non è all'altezza della realtà. E tu? Che ne pensi? Che idea ti sei fatto? Avrei piacere di leggere i vostri pensieri nei commenti. Lasciate un pensiero che poi passo e leggo. E per oggi, signori, è davvero tutto. Mi raccomando, supportate questo nuovo format. Se l'idea dei podcast ti piace, se vogliamo farla crescere, devi farmelo capire con un like. È semplice, no? Io creo contenuti e tu lasci like. Lascia un semplice like e fatti sentire. Mi raccomando, se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi abbraccio davvero fortissimo, tipo una sfera di Dyson che abbraccia la propria stella, e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!